Oggi visitiamo la Cascata delle Marmore e parleremo un po' della storia di questa cascata, ma soprattutto vi darò i miei consigli per visitarla e fotografarla al meglio. La cascata si trova vicino Terni ed è famosa non solo per la sua bellezza, ma anche per una storia sorprendente. Non è una cascata naturale, bensì il risultato dell'ingegno umano, costruita per risolvere un antico problema idraulico. Innanzitutto la cosa da tener presente di questa cascata è che non è sempre aperta. Infatti quello che vedete in questo momento è quando la cascata è chiusa e scorre poca acqua. Gli orari di apertura e chiusura sono sul sito web ufficiale, che trovate in descrizione, e cambiano a seconda dei mesi dell'anno. Secondo me questo è uno dei punti più belli e panoramici delle cascate e vi faccio vedere come arrivarci. Una volta fatti i biglietti, anziché accedere all'entrata principale, dovete seguire le indicazioni per il sentiero numero 4. Attraversate la strada e seguite le indicazioni per il sentiero. Il sentiero non è difficile, c'è un po' di dislivello, ma è adatto a tutti. Nel frattempo vediamo la storia della cascata che risalgono al periodo degli antichi romani. Nel 271 a.C., infatti, il console romano Manio Curio Dentato ordinò la realizzazione di un canale per deviare le acque stagnanti del fiume Velino verso il Nera. In questo modo si cercò di bonificare una zona paludosa e insalubre, trasformando un problema ambientale in un paesaggio straordinario. L'aspetto della cascata venne modificato nei secoli. L'aspetto che vediamo oggi è dovuto all'architetto Andrea Vici, intervenne nel 1787 per migliorare la distribuzione dei salti d'acqua e ridurre la forza dell'impatto sul fondovalle. Oggi la Cascata delle Marmore raggiunge un dislivello complessivo di 165 metri, distribuito in 3 salti, ed è considerata la più alta cascata artificiale d'Europa. Il punto di osservazione alla fine del sentiero è anche molto bello e panoramico. Io sono entrato la mattina presto, alle 9, e ho aspettato l'apertura delle acque, alle ore 10. Gli orari non sono sempre gli stessi e cambiano, io ci sono stato a giugno. Secondo me la cascata è molto bella, anche con poca acqua. L'acqua viene aperta in modo graduale e l'apertura viene annunciata con le sirene. All'inizio c'è veramente pochissima acqua, ma gradualmente il flusso di acqua aumenta e secondo me il momento più bello per fare foto e video è proprio quello intermedio.
quando il flusso è completamente aperto, infatti il salto principale è completamente coperto dalla nuvola di acqua che si solleva. Non vi consiglio di salire al punto più alto, indicato con 4 enne, perché offre una visuale peggiore e meno panoramica. A questo punto scendiamo e torniamo all'entrata principale, da cui accediamo anche agli altri sentieri. È fondamentale avere un impermeabile, anche leggero, perché in alcuni sentieri che vedremo vi bagnerete sicuramente e servono anche a proteggere cellulari e altri oggetti personali. Questo è Largo Lord Byron, chiamato così perché il poeta dedicò a questa cascata alcune righe del Childe Harold's Pilgrimage, canto quarto. The roar of waters. From the headlong height, Velino cleaves the wave-worn precipice. The fall of waters, rapid as the light, the flashing mass foams, shaking the abyss. The hell of waters, horribly beautiful. Anche da qui c'è una bellissima visuale della cascata, dove ci possiamo fermare per fare video e foto prima di intraprendere i sentieri successivi. Vediamo adesso un sentiero molto semplice che ci permette di avvicinarci molto al salto inferiore della cascata. Quindi se lo volete fare dovete necessariamente indossare un impermeabile. È il sentiero numero 2, il sentiero della ninfa, ed è ad anello e a senso unico.
Andiamo là.